Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Tra tutti gli sport di squadra, il calcio è sicuramente il più seguito e il più amato dagli italiani. Andare allo stadio o guardare una partita in TV sono quindi attività sociali molto popolari nel bel paese. Se ricevete un invito per una di queste attività, vi consiglio di andarci, anche solo per imparare qualcosa in più sulla cultura, almeno una volta nella vita, anche se non vi piace il calcio. Ma ovviamente in questi contesti è estremamente importante capire di cosa gli altri stanno parlando e allo stesso tempo essere in grado di esprimere la propria opinione in modo comprensibile. Perciò in questo video io e Anna Grazia andremo allo stadio e vi mostreremo le parole e le espressioni italiane più comuni per parlare di calcio. Oggi c'è una partita importantissima, la finale di campionato. Ho comprato 2 biglietti per lo stadio. Ci andiamo? Sì, perché no? A che ora? La partita comincia alle 21, ma noi partiamo da qui alle 19 per arrivare puntuali. Ok, chi gioca? Ah, ma allora non sei proprio informata. Inter-Juventus. Oh. E tu sei tifosa della Juventus, giusto? Ovviamente! Soprattutto adesso, con Vlahovic! Dai che lo vinciamo questo scudetto! Però spero che tu non abbia i biglietti per la curva. Non mi piace guardare le partite da lì. No, sono riuscita a trovarli per la tribuna ovest. Non male, no? Anche se costavano di più. Ben fatto. Per campionato si intende la gara unica o il ciclo di competizioni sportive organizzate periodicamente per assegnare il titolo di campione al partecipante che arriva primo, l'atleta o la squadra. Il tifoso è la persona che segue e sostiene una squadra. Lo scudetto è il simbolo della vittoria in un campionato nazionale. Ma lo scudetto è anche qualcosa di fisico, e cioè negli sport di squadra quel distintivo di stoffa che ha la forma di uno scudo e che viene portato sulla divisa dalla squadra che ha vinto il campionato nella stagione precedente. La curva è ognuno dei 2 settori delle gradinate di uno stadio situati in corrispondenza dei 2 lati minori del campo da gioco. In genere le curve sono frequentate dai tifosi più accaniti, che mostrano il loro supporto con cori, coreografie, bandiere giganti. La tribuna, invece, è un altro settore dello stadio, divisa in 3 parti. Tribuna centrale, dove di solito si trovano le grandi personalità pubbliche o i presidenti delle squadre, e 2 tribune laterali, est e ovest. Generalmente da qui la visuale è migliore sul campo da gioco e quindi i biglietti sono più costosi. Spero che l'arbitro sia onesto e non faccia preferenze. Oh, guarda, c'è il fischio d'inizio. Che ne pensi delle formazioni? No, non puoi lasciare Chiesa in panchina in una partita così importante. Lui è fondamentale, non può essere una riserva. Però, a parte questo, penso che l'allenatore abbia fatto bene a mettere Dybala e Vlahovic come attaccanti, Bonucci e Chiellini come difensori e Rabiot e Locatelli come centrocampisti. Abbiamo buone speranze, dai. Oh, guarda, rimessa dal fondo. Niente. L'arbitro è l'ufficiale di gara
che deve seguire le fasi di una competizione, di una partita. Deve far rispettare le regole, deve sanzionare le infrazioni e convalidare il risultato finale. Il fischio d'inizio in una partita di calcio è il primo fischio da parte dell'arbitro, quello che autorizza il calcio iniziale, che dà l'avvio alla partita. Per formazione si intende l'insieme degli 11 giocatori titolari che l'allenatore sceglie per cominciare una partita. In base al contesto, in base al tipo di partita, sceglie quelli che secondo lui sono i migliori per ogni ruolo. La panchina è, nel contesto di calcio, il sedile messo ai bordi del campo da gioco, su cui siedono l'allenatore, i tecnici e i giocatori di riserva di una squadra. Chiaramente ce ne sono due, una per ogni squadra. Per calciatore di riserva, o anche semplicemente riserva, si intende un calciatore che non è titolare nella squadra, che non prende subito parte alla partita, ma che resta seduto in panchina e può essere utilizzato per sostituirne un altro, stanco o infortunato. Il processo con cui un calciatore titolare viene sostituito da una riserva si chiama sostituzione. L'allenatore è il tecnico che prepara fisicamente e tatticamente una squadra. L'attaccante è il calciatore che gioca in posizione avanzata, con il compito di fare gol. Il difensore, invece, è il calciatore che gioca in posizione arretrata, vicino alla propria porta, con il compito di impedire o ostacolare le azioni di attacco della squadra avversaria. Il centrocampista, invece, come dice la parola stessa, è il calciatore che gioca in posizione centrale nel campo, con il compito di filtrare e costruire il gioco. La rimessa dal fondo, invece, indica la ripresa di gioco quando il pallone esce da una linea di porta senza che sia stato segnato un gol e l'ultimo tocco al pallone è stato di un giocatore della squadra attaccante, diversa dalla rimessa laterale, che invece viene effettuata quando il pallone oltrepassa la linea laterale del campo con tutta la sua circonferenza. E in questo caso la palla viene lanciata da un calciatore con entrambe le mani, entrambi i piedi devono essere al suolo e fuori dalla linea del campo. Siamo a metà partita e nessuno riesce a segnare. I passaggi sono troppo lenti, non credi? Non me ne parlare. E adesso ci mancava solo il fuorigioco di Dybala. Aspetta, forse adesso la Juve segna. Guarda, l'arbitro ha appena concesso il calcio di rigore. Sì! Vai, gol! Ma meno male che gliel'ha concesso il calcio di rigore, Cioè, meno male. Cioè, ma hai visto che cosa ha fatto Skriniar? Ma altro che cartellino giallo, io gli avrei dato il cartellino rosso. Che gol comunque, fantastico. Cioè, il portiere era proprio spiazzato. Fuori gioco. Un giocatore è in posizione di fuorigioco se si trova nella metà campo avversaria e non ci sono almeno 2 giocatori avversari tra lui e la porta. Generalmente il portiere è un altro. Il calcio di rigore, invece, è il tiro effettuato contro la porta avversaria difesa dal solo portiere, concesso alla squadra che abbia subito un grave fallo nell'area di rigore. Il portiere
è chiaramente il giocatore che ha il compito di difendere la porta della propria squadra. Perciò è l'unico giocatore a cui è consentito toccare la palla con qualsiasi parte del suo corpo, comprese le mani. Cartellino giallo, cartellino rosso. Sono i due cartellini, appunto, dei due colori diversi che l'arbitro ha a disposizione e che mostra ai giocatori in alcune determinate circostanze. Il giallo serve per ammonire un giocatore che infrange le regole o si comporta in modo antisportivo. Il cartellino rosso, invece, serve per espellere un giocatore in caso di una grave infrazione o se si tratta del suo secondo cartellino giallo. Gol. Beh, qui non serve neanche la definizione, penso che tutti sappiano cosa sia un gol, e cioè il punto che una squadra di calcio segna a proprio vantaggio, quando il pallone entra nella porta avversaria. Ops! Ma dai, ma non è giusto, ma quello non è fallo, dai! Ma l'arbitro è proprio un incompetente. Ma che cosa segni calcio di punizione, dai! Secondo te segna? Ma certo che segna, Çalhanoğlu da là. Ecco, lo sapevo. 1-1. Hanno pareggiato. Ormai però mancano pochi minuti. Penso che si andrà ai supplementari. Guarda, speriamo almeno che non si andrà ai rigori perché là il mio cuore non regge. Addirittura! Oh, guarda, calcio d'angolo! Questa è l'ultima occasione per fare gol. Mannaggia! Oh, guarda! Oh, gol! Che gol! Sì, che gol! Vlahovic, il grande, che colpo di testa! 2-1 e siamo i campioni d'Italia! Il fallo, nel contesto calcistico, è un'infrazione al regolamento di gara commessa da un giocatore contro un avversario. Ci sono falli più o meno gravi e a seconda del tipo la sanzione potrebbe essere un calcio di punizione in favore della squadra che ha subito il fallo, oppure un'ammonizione o addirittura un'espulsione del giocatore che ha commesso il fallo. Il calcio di punizione, invece, è la modalità con cui viene ripreso il gioco dopo che con il pallone in gioco è stata commessa un'infrazione alle regole. 1-1. I punteggi in italiano si leggono così: primo numero A, secondo numero 2-0, 3-1, 1-1 e così via. Il pareggio è il risultato di una partita in cui entrambe le squadre hanno ottenuto lo stesso punteggio. Cosa sono invece i supplementari o tempi supplementari? Sono il prolungamento del tempo normale di gioco. Si va ai tempi supplementari quando al termine dei 90 minuti le due squadre sono in pareggio e si tratta di una partita a eliminazione diretta. E se poi anche dopo i 30 minuti di tempi supplementari c'è ancora il pareggio, si andrà ai rigori o calci di rigore. Quindi chiaramente i supplementari sono ben diversi da quello che invece viene chiamato recupero. Infatti molto spesso si gioca per qualche minuto in più rispetto ai 90 minuti tradizionali. Questo tempo extra è appunto il recupero, concesso dall'arbitro per compensare il tempo perso durante la partita per varie cause, cambi, infortuni e così via. Il calcio d'angolo è il tiro battuto dall'angolo, che una squadra riceve se la palla supera
la linea di fondo dopo essere stata toccata da un giocatore della squadra avversaria. Un colpo di testa, invece, nel calcio, è il gesto con cui il calciatore colpisce la palla utilizzando proprio la testa. Bene, avete preso tutti i vostri appunti? Così la prossima volta che sarete in Italia potrete godervi una partita a casa, in televisione o allo stadio e potrete parlare senza problemi con i madrelingua o almeno essere in grado di capirli. Se questo genere di video ti piace, allora dovresti assolutamente provare il nostro corso Italiano in contesto. Il corso ti permette di imparare a parlare italiano naturalmente, come un madrelingua, direttamente nei vari contesti d'uso: banca, bar, concessionaria e così via. Il corso ti immerge in svariate situazioni comunicative, nelle quali potrai attivare i sottotitoli in italiano e in inglese. Inoltre, troverai la trascrizione di tutte le definizioni e anche degli esercizi automatici. Infine, potrai farmi qualsiasi domanda nei commenti e risponderò entro 24 ore. Se ti iscrivi usando il codice coupon CALCIO, lo pagherai solo 69 euro. Cosa aspetti? Il link è in descrizione. Ma io sono curiosa, mi piacerebbe sapere se avete una certa dimestichezza con il calcio italiano. Lo conoscete? E soprattutto, avete una squadra del cuore? La Juventus come Anna Grazia? Oppure un'altra? Fatemelo sapere nei commenti. E fatemi anche sapere se il calcio è popolare nel vostro paese tanto quanto lo è in Italia, o se invece nel vostro paese c'è un altro sport che è il più popolare. Ma a proposito di sport, noi sappiamo molto bene quanto sia importante per la salute e quindi sono sicura che molti di voi frequentino per esempio la palestra. Ma se non sapete come esprimervi a proposito di allenamento e di palestra in italiano, non perdetevi il video dedicato proprio a questo argomento, che potete trovare come sempre in alto nella card o giù nella descrizione e che è pieno zeppo di informazioni, di parole, di espressioni per la palestra in italiano. Se questo video vi è piaciuto o vi è stato utile, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e condividetelo con tutti i tifosi di calcio che conoscete. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com e per tutti gli altri contenuti esclusivi non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. E altrimenti io vi aspetto prestissimo qui su Lernamo per un nuovo fantastico video.